Buongiorno gin lovers, amaro lovers e vermouth lovers, ma anche assenzio lovers. Sono Pier Cesare, il vostro master distiller contadino, e sono qui in distilleria davanti al mio amico a produzione sui campi dell'azienda agricola Moonshine. Oggi, che è una giornata uggiosa, fuori piove, vi ho preparato un video che sicuramente vi interesserà molto e che mi avete chiesto in tanti. Quindi mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale, perché adesso partiamo a farvi vedere degli strumenti semplici, a buon prezzo, ma che nella preparazione dei nostri spiriti possono fare la differenza, sia a livello amatoriale, ma alcuni possono essere usati anche a livello professionale. Naturalmente sempre con un occhio al portafoglio. Questi strumenti li trovate su Amazon, vi lascerò qui sotto tutti i link se volete andarli a acquistare, quindi vedrete proprio quelli che ho scelto io, le dimensioni dei filtri, le dimensioni dei sacchetti, eccetera eccetera, quindi potrete andarli a prendere a colpo sicuro. Ma oggi quindi vediamo da dove partiamo. Partiamo prima di tutto dal nostro piccolo alambico di saggio che voi ormai conoscete in tanti e che stiamo usando con ottima soddisfazione. Anche le distillerie, ma non solo, i corsisti che vengono qui a fare i corsi sui campi dell'azienda agricola Moonshine lo stanno usando e hanno visto che è veramente un amico potente per fare le proprie ricette, utilizzando quello che è poco alcol, perché questo alambico funziona anche con 50 cl, un litro. Ci permette quindi di fare tanta sperimentazione senza spendere troppi soldi nell'alcol, che sappiamo che costa anche abbastanza. Ma vi farò un video che uscirà fra poco che riguarderà proprio l'utilizzo, il meglio di questo alambico, e che quello è un video d'oro, ve lo centellinerò nelle prossime giornate, ma comunque diciamo che uscirà a fine settembre, dove proprio farò vedere quali sono tutti i trucchi per andarlo a utilizzare. Mi raccomando, quindi, anche se voi siete interessati a fare i corsi sia per preparare le proprie ricette del gin e poi magari farsele anche produrre conto terzi, oppure proprio per aprire l'opificio, qui sotto trovate i link per contattarmi. Mi raccomando, quando mi contattate mettete un bel numero di telefono, così vi chiamo e vi spiego tutto. Ok? Ma torniamo al nostro alambico di saggio. Naturalmente questo alambico ha bisogno, per essere alimentato, di un fornellino o di una piastra ad induzione. Io utilizzo questa piastra della Kenwood, anche questa acquistata su Amazon. Devo dire che funziona molto bene e si riesce a settare bene la temperatura, che è la parte più importante, e vedrete nel video che abbiamo fatto, perché se settiamo la giusta temperatura, quella rimarrà e ci darà quindi la nostra produzione nel gin più diciamo più delicata, senza andare a rovinare le botaniche, perché se vediamo che l'evaporazione comunque in distillazione dell'alcol ha quindi una temperatura fissa quando va in ebollizione, e quindi il termometro ci darà la stessa temperatura, che sarà fra i 78 e gli 80, vedremo invece che è molto importante in questo caso, avendo un alambico che è a fuoco diretto, che la piastra invece sia settata sulla temperatura minima che dobbiamo utilizzare per non andare a rovinare le botaniche. Quindi dovremo trovare quel giusto compromesso fra il settaggio della piastra, delle temperature che non sono, diciamo che lei setta circa 10-20 gradi alcune piastre, e la massima delicatezza nell'andare a imprimere il calore sul fondo per non bruciare le erbe aromatiche. E devo dire che questa piastra mi è venuta molto utile e sta lavorando molto bene. Io ho un'altra piastra professionale, ma costa 6 volte tanto, quindi visto che comunque è diciamo abbiamo anche degli amatori, quindi non solo dei professionisti che usano questo alambico di saggio per fare le loro ricette, vi do quindi il consiglio di una piastra non solo di induzione, ma anche quei fornelletti elettrici che sono molto utili, perché hanno un bellissimo piano in ghisa per scaldare il fondo, che potete trovare su Amazon a prezzi interessanti. Quello che io vi dico: non usate mai i fornelli di casa, perché i fornelli di casa vanno a scaldare solo in un punto e lì c'è tutto il colore e noi andremo probabilmente a rovinare le nostre erbe aromatiche. Per usare una piastra in induzione ci vuole comunque una base ferromagnetica, quindi anche questa la trovate sempre su Amazon. È una piastra, vi darò quindi proprio il link con le dimensioni della piastra giuste, che
costa poco, si mette qui sotto e lavora veramente bene per permettere quindi al nostro alambicco di saggio di funzionare con le piastre a induzione. Ma naturalmente, partendo quindi dalla nostra distillazione, perché no avere un termometro comodo, ok, da inserire qui all'interno del nostro alambicco, che ci aiuterà soprattutto nel taglio delle code, in questo caso, perché lì la temperatura comincerà a alzarsi, a vedere quindi quando andare a tagliare la parte, diciamo, del gin che poi verso la fine, alzandosi a temperatura, comincerà a cuocere le erbe aromatiche e avrà un sapore non propriamente gradevole e noi dobbiamo togliere dal nostro cuore. Quindi mi raccomando, queste sono delle piccole cose fondamentali ma che vi aiuteranno a fare un ottimo gin. Ma una volta preparato il gin, cosa dobbiamo avere ancora? Ma anche prima abbiamo bisogno di uno strumento potentissimo e super tecnologico, che è questa bellissima, ci sono anche in plastica, non solo in vetro, e comodissima, diciamo, brocca graduata, dove avremo non solo il peso dei grammi, quindi, ma anche quella dei litri, che ci permetteranno di andare non solo a tagliare alla fine il nostro prodotto, ma anche poi a creare la miscela di acqua e alcol che ci serviranno per fare la distillazione insieme alle nostre erbe aromatiche. Quindi questo è un altro prodottino molto interessante. Ma ancora prima, parlando di erbe aromatiche, avremo bisogno di una bilancina. Questa bilancia ha qualche limite perché non va sotto i 0,3 grammi, ci sono delle bilance di precisione migliori, ve le metto sotto. Io mi sono trovato bene con questa. Per chi lavora con 1 litro, diciamo che in una ricetta di un gin non si dovrebbe andare sotto quella misura, ma per esempio con 0,50 ci si può anche andare. E intanto questa sicuramente è quella che mi è durata più nel tempo. È una bilancia ricaricabile, quindi anche comoda perché non ha pile, e devo dire che ci aiuta molto anche nelle produzioni più grosse, perché lei comunque va a pesare, mi sembra, fino ai 10 kg. Non vorrei sbagliarmi, ma poi vi metto tutto sotto riferimento e su Amazon c'è scritto. Quindi questa bilancina qui è utilissima per pesare le nostre erbe aromatiche, e anche una bella pinzettina per andarle a prendere all'interno dei nostri contenitori è molto utile, oppure per andare a lavorare all'interno dell'alambicco, recuperare qualcosa che ci è cascato dentro nelle varie preparazioni che vogliamo tirar fuori. La pinzetta, questa cara in acciaio, sicuramente è super comoda. Ma poi c'è anche questo filtrino che si utilizza bene con gli imbuti, è un filtrino, diciamo, a maglia fine ma non troppo, e questo mi serve per filtrare, quindi una filtrazione di sgrosso per quelle che sono le piccole impurità, quindi foglioline, polvere che possono essere entrate nel mio distillato. E sicuramente in abbinamento, quando li metto in bottiglia oppure quando li metto in caraffa, questo l'ho usato veramente tanto e si vede anche. Ma mi raccomando che sicuramente una cosa molto importante, anche quelli che sono gli alcolimetri. Intanto di prendere confidenza con questo strumento che ci permette di andare a misurare quello che sia il volume alcolico della nostra miscela di acqua e alcol, sia quando andiamo a mettere all'interno dell'alambicco, ma lì, come vedremo nel video dedicato appositamente, ci sono anche delle semplificazioni, ma soprattutto quando uscirà e quando noi andremo a tagliarlo con l'acqua per avere il nostro giusto grado alcolico del nostro gin. E in questo caso, che potrebbe essere dai 37,5 fino a praticamente agli 80, anche se non penso che nessuno faccia un gin sugli 80, ma comunque normalmente noi produciamo sui 43-45, ma facciamo anche Navy Straight sui 60. Quindi questi alcolimetri, ok, li trovate sempre, vi farò vedere, ci sarà in bundle anche questo becker che serve per farli galleggiare, perché loro devono galleggiare e sul pelo dell'acqua noi vedremo il giusto grado alcolico. Sono divisi in 3 perché noi ne abbiamo uno che va da 0 a 100, come si suol dire, ma guardate qual è la dimensione, quindi probabilmente farebbe ben fatica a entrare qua. È sicuramente di qualità superiore, lo usiamo nel nostro alambicco per vedere a che grado alcolico esce la nostra distillazione, ma per fare delle piccole prove sono sicuramente più comodi questi che sono divisi in 3, quindi ne avremo uno che va da
da 170, uno da 70 e 40 e uno che andrà ancora più giù. Perché nella scatola vi danno anche un termometro? Ve lo spiego subito, perché l'alcolimetro è esatto nella misurazione a 20 volumi alcolici, scusate, a 20 gradi di temperatura, un piccolo lapsus, e dovete utilizzare poi a seconda, del volume alcolico che vi misura e della temperatura dell'ambiente, e quindi questo serve soprattutto dell'ambiente, del liquido che siete andati a distillare, per vedere quindi a seconda della temperatura del liquido quale sarà il grado alcolico esatto, e avrete questa tabella comparativa. Naturalmente a livello professionale questo può diventare un problema, perché bisogna essere precisi, quindi quando si fa il grado alcolico su un distillato si ha comunque un range di mezzo grado in cui non si entra in multa, quindi probabilmente questi non sono così precisi, oppure anche quello tedesco, ma non è facile perché c'è sempre a misurare la temperatura, se no comunque qui o qua, adesso vediamo dove, lo facciamo qua, vi metto un alcolimetro digitale che sì, costa un po' di più, ma qui parliamo di professionisti, e che vi dà comunque il grado alcolico esatto con uno scarto minimo sotto al mezzo grado, comunque, che vi permette quindi di misurarlo senza avere la necessità di andare a prendere la temperatura, e anche questo lo trovate su Amazon. Sicuramente costa molto di più di questi, ma a livello professionale la prima multa che si prende probabilmente ci siamo già pagati l'alcolimetro, e soprattutto se facciamo dei prodotti per i nostri clienti o per noi che hanno un grado alcolico più alto, andiamo comunque a rimetterci soldi. Ok, quindi ve lo metto su perché anche quello è interessante, è sicuramente la macchina che ha un costo affidabilità migliore per la misurazione del grado alcolico. Purtroppo ricordatevi che negli amari, nei vermouth, quindi nelle infusioni dove c'è dello zucchero, essendo che lo zucchero va a variare quella che ha la densità della miscela acqua e alcol, purtroppo questi strumenti, sia l'alcolimetro sia la sonda digitale che vi metto qui sopra, non sono più non ci daranno più un valore reale, e quindi dovremmo andare su macchine più grosse che però hanno costi molto molto alti, perché sono dei distillatori di laboratorio che estraggono l'alcol e poi lo vanno a pesare, e qui parliamo di qualche migliaia di euro. Oppure possiamo decidere, quando facciamo una produzione, rispettando poi sempre quelle che sono le quantità della ricetta e non inserendo prodotti che possono aggiungere acqua, tipo frutta fresca o erbe aromatiche fresche, possiamo sicuramente andare a farci analizzare in laboratorio, e mantenendo la ricetta siamo abbastanza sicuri che il volume alcolico sia esatto, ok? Quindi mi raccomando, questi servono solo per una miscela di acqua e alcol, altrimenti con presenza per esempio lo zucchero andrebbero a dare dei valori non più corretti. Ma un'altra cosa interessante, vi metto la foto qui, è per andare a essiccare. Quindi abbiamo parlato di acqua nelle erbe aromatiche, quindi questo è uno dei motivi perché noi lavoriamo con erbe aromatiche essiccate, e anche con la frutta sarebbe meglio essiccarla. Quello di usare un ottimo essiccatore. Io ce l'ho qua sotto, però non l'ho tirato fuori anche perché è lungo così, perché è la misura maggiore, ma gli essiccatori della Tauro, vi metterò anche qui il link che potete andare su Amazon e vederli, acquistarli, hanno sicuramente i costi leggermente più alti quelli cinesi, ma sono veramente incredibili, e vedrete tutte le recensioni, perché prima di tutto sono costruiti in Italia e quello sappiamo già che la qualità sarà massima. Seconda cosa, sono tutti in plastica o comunque certificata alimentare, c'è anche il modello in acciaio, ma quello costa sicuramente molto di più, vi dico che quello in plastica va benissimo. Ci sono di due misure, sono a tunnel, hanno un libretto molto, come si può dire, molto semplice da utilizzare, e vi garantisco che la qualità dell'essiccazione non è minimamente paragonabile con gli altri. Quindi andate a vedere questi essiccatori, ma no, vi metto io il link qui sotto, e
così potete andare subito a vedere il modello col prezzo migliore, ok? Ma questo è un altro strumento importante sia a livello professionale che amatoriale, perché noi comunque abbiamo un essiccatore di 22 metri su in alto sopra sotto il tetto della nostra distilleria, ma quando andiamo a essiccare la frutta sicuramente preferiamo usare un essiccatore quindi a tunnel con l'aria forzata, ok? Poi sempre per chi produce gli amari abbiamo, che ho trovato veramente comodissime, questi sacchetti per aiutare a permettere, diciamo, le erbe aromatiche all'interno dell'infusione senza andare a sporcare troppo il liquido. Io lo stesso sacchetto poi lo uso con il tubo dell'imbottigliatrice, in modo che se comunque qualcosa è uscito o c'è sul fondo, il sacchetto mi impedisce che entri all'interno del mio filtro per filtrare, diciamo, il distillato. Questi sacchetti, anche questi, sono bellissimi, sono trovati benissimo, la qualità è eccezionale, comodissimi, resistentissimi e morbidissimi. Resistentissimi perché spesso e volentieri io utilizzo parti di piante dove c'è anche magari il legno, che sono, diciamo, intere, perché io preferisco così, perché tritale si rischia di andare a comunque perdere una parte del loro profilo aromatico, e spesso e volentieri queste entrano nella trama del sacchetto, e se fosse un sacchetto di qualità bassa questo si romperebbe subito, e devo dire che questi hanno resistito alla grande. Quindi anche questi ve li metto qui sotto in descrizione. Poi mi raccomando una serie di becker da 250 cl o da 250 ml o da 500 ml, che vi serviranno, quello da 250 per inserirsi ben sotto al nostro alambico di saggio, e anche poi vedremo nel video prossimamente che farò dedicato a lui, per tagliare quelle che sono le code. Quindi una serie di becker di questo tipo, anche di questo, quindi più larghe, che serviranno, vedrete, molto, e questo, diciamo, per la misurazione del volume alcolico. Un'altra cosa con cui mi sono trovato molto bene, vabbè, poi fusti, ma quelli, diciamo, a livello professionale, in acciaio, da 50, se avete un alambico da 100, per quello che è il distillato che vi esce, e farlo riposare, perché è importante farlo stabilizzare almeno per 2 settimane, London Dry Gin, altrimenti se lo imbottigliate subito rischiate che per 2 mesi o per 1 mese abbia un profilo aromatico non corretto, ok? Oppure proprio non abbia profilo aromatico. Quindi mi raccomando, fatelo riposare il più possibile. Purtroppo capita che alcuni clienti abbiano fretta e ti chiedano di produrre subito e imbottigliare subito, però è scorretto, perché mentre nel fusto in 2 settimane si ha già una buona stabilizzazione, se andiamo a mettere in bottiglie può volerci anche 1 mese o 2, e quindi andiamo a dare dei prodotti ai clienti che magari non hanno ancora il profilo aromatico definitivo, o rimangono quasi, diciamo, con un profumo non all'altezza del prodotto. Quindi anche quando andate a fare le prove, mi raccomando, soprattutto su un alambico di saggio che scalda, perché comunque non è un alambico in bagnomaria come il nostro, sappiate di far riposare, in questo caso in un contenitore, il vostro gin almeno per 2 settimane, perché quello che berrete subito non sarà il suo profilo aromatico definitivo, e quindi se vogliamo sapere come sarà la nostra ricetta è necessario anche la prova farla riposare, ok? Per farla un po' spurgare e per farla stabilizzare. L'altra cosa con cui mi sono trovato molto bene, abbiamo parlato quindi dell'imbottigliamento, sicuramente è questa imbottigliatrice. Questa imbottigliatrice è molto interessante perché l'ho acquistata? Perché intanto ha un prezzo molto interessante, si trova anche lei su Amazon, sempre qui sotto, ma è una delle più diffuse, e quindi i pezzi di ricambio li trovate anche in giro, anche su Subito, per dirvi. Quindi è un modello semi professionale, in questo caso può andare sia bene per il vino che può andare bene anche per i distillati. Ha anche un becco, ok,
in acciaio, quindi professionale, può diventare anche professionale, tutta questa parte qua, ma soprattutto essendo così diffusa ed è un prodotto italiano, si trovano molto facilmente i pezzi di ricambio. Molto spesso mi capita di vedere imbottigliatrici proposte da altri gruppi che sono molto belle a vedersi e tutto, però mi sorge sempre il dubbio magari che siano prodotti belli da vedersi ma di origine cinese, che quando ti si rompe qualcosa poi trovarle è difficile. Naturalmente questo è un costo molto interessante, non mi ricordo ma secondo me è sui 280 euro, pressappoco, però controllate dal link che vi metto qui sotto, e funziona veramente bene. L'abbiamo provata anche in abbinamento al suo portafiltro, il suo filtro per filtrare l'amaro, e vi assicuro che se vedete il video dell'amaro proprio dedicato a quello che è l'imbottigliamento, io in un unico passaggio vado a fare imbottigliamento e filtrazione che avrei dovuto fare in 2 passaggi e con uno spreco anche con i filtri di carta, per esempio, di distillato, che sappiamo noi usiamo l'alcol con le accise e quindi assolutamente più alcol diciamo utilizziamo e più soldi perdiamo, quindi più alcol ci perdiamo nelle varie fasi di creazione del nostro prodotto, più soldi perdiamo. E questo filtro qui, che ne ho testati più di uno, ok, che vi metto sempre qui sotto, è un filtro da 1 micron ed è ottimo, si lava molto bene anche con dell'acido citrico. Se volete vi metto anche il link dove potete acquistare l'acido citrico, che comunque non è aggressivo, non rovina ed è anche alimentare, e mi ha permesso di fare quello che è l'incubo, penso, di qualsiasi liquorista amatoriale ma anche semiprofessionale o professionale, quello di andare a rendere trasparenti, ma non solo per l'amaro ma anche per il vermouth o anche per alcuni gin che possono uscire magari perché molto ricchi di oli essenziali con una leggera velatura. Questo, che adesso sa di erbe, mi ha aiutato molto. Vedete, anche se ho distillato, se ho anche filtrato una cosa molto densa, molto colorata, è bastato lavarlo con un po' di acido citrico, è riutilizzabile ed è veramente un ottimo prodotto che vi cambierà la vita. L'imbottigliatrice, anche quella mi sono trovato bene, sempre nella stessa marca possiamo trovare anche quelle con 4 becchi, quindi non sottovalutato, è molto interessante. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di mettere sul tavolo, ma che c'entra proprio con quello che vi ho detto, con la produzione di prodotti in infusione, di spiriti in infusione, è quella di andare a torchiare le erbe aromatiche. Quindi ci sono degli ottimi torchi, ne ho provati più di uno, ma vi metterò qui sotto quello per cui mi sono trovato meglio. Adesso vediamo se riesco a raggiungerlo. Sì, esco un attimo, ve lo prendo e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questo è un torchio che mi aiuta soprattutto quando parliamo di infusioni in amaro, ma anche in vermouth, ma anche nei gin col compound, delle bacche di ginepro, delle radici che assorbono molto alcol. Questo ci può aiutare ed è veramente comodo. Guarda, anche la sua parte in acciaio dove si toglie poi questa parte qui da cui esce poi il liquido. Questo torchio l'ho usato tanto e ci ho dato veramente delle bellissime torchiate e devo dire che ha fatto bene il proprio lavoro. Quindi anche questo è un prodotto che non ha un costo eccessivo ma che vi assicuro vi farà risparmiare tantissimo alcol. Poi più di questi ci sono quelli pneumatici, ma sono torchi molto grossi e anche la produzione di 100 litri soprattutto non andrete a usare dimensioni così ampie, ma se trovo un torchio pneumatico anche più piccolo, quindi nelle dimensioni queste che posso tenere qualche chilo di erbe aromatiche, facciamo conto che potremmo anche parlare di 10 kg su un amaro, ve lo metto se lo trovo uno bello interessante a un prezzo onesto. L'altra cosa che finito tutto, quindi abbiamo distillato, abbiamo infuso, abbiamo filtrato, abbiamo controllato il nostro volume alcolico, abbiamo imbottigliato,
quando proprio abbiamo imbottigliato, questa è un'altra macchinina molto interessante che ho trovato un prezzo veramente buono. Perché è molto interessante? Perché c'è anche quella che si mette sopra, ma costa anche di più, e soprattutto è un po' scomodo perché se si avvicina alle resistenze a quello che è la capsula, okay, che si mette sulla bottiglia per sigillarla, rischia magari di bruciarla. In questo caso invece, soprattutto con noi che abbiamo bottiglie piccole, quindi era necessario anche trovare e non era scontato questo prezzo, una macchina che avesse il piano regolabile e quindi che mi dà la possibilità di regolare bene l'entrata della bottiglia e far sì che questa non tocchi le resistenze. Questo è un prodotto molto molto interessante, veramente solido, di ottima qualità, e anche questo ve lo metto sotto in descrizione. Diciamo che l'altra cosa importante poi, sempre sulle nostre erbe aromatiche, questo vi do una chicca: quando essiccate le erbe aromatiche mettetele sempre in sacchetti di carta alimentare, perché nel vetro stanno molto bene, ok, ma quando voi aprite il contenitore di vetro entra l'umidità e quando lo chiudete rimane dentro, mentre invece sulla carta questa umidità viene assorbita. Quindi dei sacchetti di carta con delle belle pinzone in acciaio che lo chiudono sicuramente è da avere quando mettete via le vostre erbe aromatiche, vi permette che questi durino e non si rovini il loro profilo aromatico anche per mesi. L'ultima cosa è questo è molto interessante per andare ad assaggiare le nostre preparazioni, ok? Anche perché spesso io le assaggio a 85-90 volumi alcolici, quindi diciamo questo estrae pochi ml e mi permette di sentire il loro profilo aromatico, ma è comodissimo, quindi acquistatelo, ve lo metto sempre sotto. Per ora, diciamo, e poi vedremo se mi viene in mente qualcos'altro da mettervi all'interno di un video, soprattutto per la preparazione sia diciamo amatoriale che semi professionale o professionale dei vostri spiriti, ve lo metterò all'interno di un prossimo video. Mi raccomando, comunque, se volete assaggiare i nostri prodotti nati qui nella distilleria sui campi della nostra azienda agricola She Moonshine, qui c'è il nostro amaro in botte, magari vi farò anche un discorso sulle botti che sono molto molto importanti. Li trovate tutti sul sito shegin.it, trovate sia i nostri, sia quelli fatti dai nostri corsisti, sia ricette che ho fatto per altre aziende, ma sempre di altissima qualità, sempre fatte con le erbe aromatiche che coltiviamo qui sui nostri campi. Se avete altre domande o volete che io recensisca o vi parli di altri prodotti, potete scrivermelo qui sotto nel video, fatemi pure le domande e io cercherò di recuperare il prodotto che volete provare e vi dirò che cosa ne penso. Sto lavorando anche con altre aziende che producono strumenti sia per amatori sia per professionisti nel ramo degli spiriti, per portarvi comunque collaborazioni sempre più interessanti. Non è facile perché non è un mondo così grande, quindi non ci sono tantissime aziende che producono questi prodotti, no? O soprattutto che li facciano con una certa logica, perché spesso dietro ai produttori non c'è la coscienza di come si fa veramente bene un determinato amaro o un determinato gin, e quindi noi cerchiamo comunque di trovare quelle macchine che, soprattutto in quelle non professionali, abbiano il giusto compromesso per darvi un ottimo prezzo e che funzionino e che facciano quello che a noi interessa, quindi facciano il nostro gin, il nostro amaro, il nostro vermouth al massimo, ma pur spendendo cifre irrisorie. Quindi, che vi dico, altro qui dal campo dell'azienda agricola She Moonshine non ho, e per questo video che secondo me vi piacerà tantissimo vi saluto e ci vedremo al prossimo Gin Tonic.